Oggi in questo percorso vi aiuteremo io e Andrea a cercare di approfondire questo argomento che fa parte degli strumenti che Cimatron possiede per affrontare le problematiche del mondo dello stampo. Come sappiamo, in questi anni il concetto di stampo è cambiato, siamo di fronte a entità sempre più complesse, far sempre più complicati, con un maggior numero di componenti, dove i movimenti non sono solo lineari, ma a volte sono particolari, che possono servire sia per l'estrazione che per altre cose. Oggi ci focalizziamo su questo aspetto. Due parole su Cimatron: la maggior parte degli ospiti oggi è cliente, quindi sa già di cosa sia Cimatron. Mi piacciono queste 4 immagini perché riassumono in modo molto sintetico la posizione di Cimatron. Cimatron è da oltre 40 anni sul mercato, è una presenza quotidiana, una presenza locale, troviamo clienti in tutto il mondo, è molto diffuso, un CAD/CAM integrato, ha funzioni verticali per il mondo dello stampo, quindi ci si trovano feature esclusive caratterizzanti proprio la nostra missione, che è quella di fare un prodotto verticale al mondo dello stampo. Per quanto riguarda il mondo dello stampo si divide poi in due mondi che vedremo a vedere. Le filiali di Cimatron, dirette o indirette che esse siano, si trovano un po' in tutto il mondo. Come vediamo, abbiamo questo CAD/CAM integrato che è scomposto in CAD e CAM, l'unione di questi, che li troviamo ai due estremi. L'unione di questi moduli può dare origine al mondo dedicato all'iniezione, all'estrazione dell'elettrodo, al mondo lamiera. Quindi le due verticalizzazioni di prodotto nel mondo stampo per Cimatron sono il mondo dell'iniezione e il mondo della lamiera. Cimatron esiste in 4 monoblocchi principali. La parte di CAD, quindi è un CAD standalone, quindi funziona con matematica importata, funziona con matematica creata da zero, può dedicarsi al mondo dello stampo di iniezione, quindi col modulo QSplit e col modulo Mold, oppure può dedicarsi al mondo della lamiera col modulo Die. Sotto traccia può lavorare su entrambi i moduli con la verticalizzazione dedicata agli elettrodi. Invece la parte CAM può essere la versione base, esegue già percorsi fino a 5 assi posizionati, con la capacità di importazione dei formati principali, fa lavorazioni sia da curve che da modelli 3D ed è in grado di simulare anche la macchina utensile. Gli upgrade che posso montare sopra questa licenza sono la parte 5 assi con tutte le feature esclusive per il mondo dello stampo e la parte di probing, che è la capacità di Cimatron di gestire le sonde per risolvere due problemi. Il primo, di misurare in macchina; il secondo, per riuscire a utilizzare la matematica per ricentrarsi, per azzerare la tavola, per allinearsi un asse di rotazione, eccetera. La somma di questi due prodotti crea la stazione CAD/CAM, quindi CAD/CAM integrato, dove all'interno della stessa licenza esistono tutti i moduli. Ultimo ma non ultimo per importanza è la Cimatron Viewer. Dà la possibilità ad un cliente, che può essere cliente Cimatron, oppure può essere un cliente di terze parti, quindi può avere prodotti di terze parti, di accedere al mondo Cimatron con uno strumento che è verticale alla visualizzazione, quindi importa matematiche 3D di tutti i tipi, native, non native, formati generici, quindi andiamo a leggere i formati più diffusi come SolidWorks, Solid Edge, Inventor, CATIA, ProE, NX, fino ai formati di scambio dati che possono essere lo STEP, l'IGES, il Parasol, il VDA e compagnia cantante. Una volta importato la matematica all'interno del prodotto, il prodotto ha un'interfaccia semplificata per cui esegue misure di misure, visualizzazioni, quindi di raggio minimo, raggio massimo, raggio medio, spessore minimo, massimo e medio, elementi sottili e lunghi, tutti strumenti, tutte iterazioni che posso avere per conoscere il modello matematico che ho importato. È un prodotto a basso costo, veramente basso costo, e nel caso in cui io abbia una licenza Cimatron in azienda, posso nel Cimatron Viewer importare la sessione di Cimatron e vedere il modello matematico, simulare l'assieme, lavorare con l'assieme, posso vedere la parte CAM, analizzare quali sono i percorsi utensile. Essendo viewer, consulta ma non esegue, quindi non posso fare modifiche, non posso modificare un percorso, non posso salvare la parte, non posso fare queste cose. Ultima feature ideale per il mondo dello stampo è la capacità di Cimatron Viewer di aprire una matematica
e magari sull'elemento, quindi importo l'elemento, mi fa vedere in gamma di colori se questo oggetto salta fuori il lato iniezione, il lato estrazione, e mi fa un preview di questo movimento. Mi isolerà le parti che non si aprono con l'apertura normale dello stampo, ma con assi diversi, e ha strumenti per capire quale può essere il volume proiettato, quale può essere la dimensione di un carrello, cose di questo tipo. Quindi per questo dicevo ultimo ma non ultimo, perché è il prodotto che spesa resa forse il bilanciamento migliore, insomma è quello che dà molto 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 in funzione del prezzo basso. La prossima. Andiamo direttamente sulla parte di processo legato a come Cimatron esegue e risolve questa problematica. Lascio la parola ad Andrea, vi ringrazio. Grazie mille Corrado. E ci addentriamo subito in questo webinar. Mostreremo come creare delle sciabole, delle aste, piuttosto che delle stecche tramite la modellazione di Cimatron. La chiamo modellazione solida, ma in realtà trattiamo sempre quella che è il vantaggio di Cimatron, quindi modellazione ibrida. Quindi uniremo comandi di solido a comandi di superfici per ottenere in maniera rapida il nostro elemento finale. Ci sono 4 punti che andremo a sviscerare nel dettaglio. Il primo è semplificare la struttura dell'albero delle feature. Molto spesso si tende a creare molti comandi per generare questo genere di geometrie. Bisogna capire solo quando fare un'operazione piuttosto che un'altra in determinati momenti. Questo aiuta tantissimo il processo e quindi cercherò di mostrarvi anche questo. Il secondo punto è aggiornare rapidamente dimensioni e caratteristiche della sciabola. Penso che sia uno dei punti più importanti di questa giornata, perché lo faremo avvalendoci dello strumento di setup che è a disposizione su tutte le licenze CAD, per cui è molto comodo poter associare una quota a un valore e poi poterla modificare attraverso un'interfaccia semplificata senza agire nell'albero delle feature. Infine sincronizzare, anzi non infine, ma come terzo punto, sincronizzare automaticamente lo scarico in figura significa gestire per bene quelli che sono gli oggetti di taglio, che sono una caratteristica di Cimatron in assieme, qualora inseriamo qualcosa che debba creare una sede. E eliminare le operazioni superflue manuali lo faremo attraverso una serie di tagli intelligenti, piuttosto che appunto di unire le caratteristiche del setup, quindi la variazione di quote, al mondo delle feature che abbiamo creato. Per cui andremo a vedere esattamente queste caratteristiche. Per cui Cimatron CAD e Mold è quello che andremo a mostrare esattamente in questo momento. Abbiamo uno stampo ovviamente caratterizzato da diversi sottoassiemi, abbiamo una certa figura, adesso come un paio di posizioni speculari tra l'altro, e possiamo, come vi può capitare molto spesso, avere a disposizione delle geometrie dove in effetti bisogna creare dei movimenti inclinati. Proprio per questo cosa andiamo a fare? All'interno di Cimatron possiamo creare dei nuovi sottoassiemi, in questo caso sottoassieme mobile andremo a creare un assieme che si chiama sciabole, per essere fantasiosi, e all'interno di questo assieme genereremo un nuovo file di modellazione vuoto che chiameremo, anche in questo caso per essere molto originali, corpo sciabole. Andiamo a posizionare il tutto rispetto a una terna d'assi dell'assemblaggio e da qua inizia la modellazione. Quindi normalmente partiremo sempre da un concetto di sketch. All'interno dello sketch andremo ad aggiungere dei riferimenti che saranno utili alla creazione, ma soprattutto potremo cambiare all'interno dello sketch il nostro allineamento. Non voglio creare delle geometrie che si affacciano, si orientino rispetto all'XY della tenassi principale, ma rispetto a un altro orientamento, in modo tale che la geometria tipo il box venga già orientata di conseguenza senza aggiungere troppi vincoli successivamente. Dopodiché si andranno ad aggiungere un po' di quote che possono essere per esempio la distanza appunto da un bordo del nostro rettangolo al riferimento indicato, piuttosto che dei riferimenti per centrarlo, e poi andremo a inserire i valori di lunghezza e di larghezza. Qui ovviamente è la base di una modellazione solida. Una volta fatta questa operazione ovviamente procederemo creando un'estrusione.
Un'estrusione in questo caso che sarà per un paio di lati, il valore ovviamente è un valore che varierà di volta in volta, possiamo mettere appunto un wireframe per mostrare un attimo se i valori inseriti sono effettivamente inerenti alla geometria che dobbiamo sviluppare e possiamo procedere. Ovviamente tutto questo è caratterizzato da un albero delle feature. Proseguiamo poi inserendo degli angoli di sformo che possono essere delle pareti laterali dove andiamo a impostare ad esempio un angolo di 5 gradi e ovviamente sulla parete invece inferiore andiamo a impostare un angolo diverso che potremo variare successivamente nel tempo. Quindi questa qua è la prima operazione semplice su cui si può approcciare. Benissimo, proseguiamo invece adesso utilizzando anche un po' il mondo delle superfici, quindi per esempio vado a dividere questa superficie rispetto al riferimento dato dalla geometria in modo da avere una faccia ben divisa sul quale andrò a creare un'estrusione. In questo caso iniziamo con un'estrusione nuova. Un'estrusione nuova, anche in questo caso possiamo fare una direzione che arriva a un certo riferimento per essere sicuri di arrivare dove vogliamo noi, oppure inserire un valore ottimo per poter ottenere quello che vogliamo. E il lato secondario, 1 millimetro è più sufficiente per ottenere, diciamo, un'intersezione fra i due solidi. Vada bene che abbiamo creato un oggetto solido nuovo, perché l'operazione successiva sarà quella, ad esempio, di modificare questa nuova estrusione. Per esempio, tramite la modellazione diretta possiamo variare l'inclinazione di una faccia adattandola a quella della geometria dell'elemento sciabola, chiamo l'elemento sciabola della zona sotto squadra. Dopodiché procederemo a effettuare un taglio di un oggetto solido mediante delle superfici, quindi vado a prendere delle pelli. Possono essere questa pelle qua, piuttosto che questa. Ovviamente adesso andremo a selezionare tutte le superfici che ci servono e andremo a ottenere il lato di direzione che ci serve. Benissimo, cominciamo un primo approccio per ottenere la geometria che ci serve. Vedete, incominciamo a lavorare insieme, spegniamo quello che non ci serve, lo rivisualizziamo. Ecco, a questo punto andremo a fare il nostro merge. Non ci servono altre operazioni, uniamo il tutto. In questa fase qua, la fase successiva è quella di andare, ad esempio, per agevolare poi i tagli successivi, ad offsettare la geometria. Sempre tramite la modellazione diretta risulta un'operazione estremamente comoda. E adesso è il momento giusto per andare a generare, prima di tutto un bel set dove io cerco sempre di lavorare in maniera ordinata, dove andiamo a inserire la geometria che rappresenterà il corpo sciabola, perché la fase successiva sarà quella di generare un oggetto di taglio. È un'operazione che non vedo utilizzare tanto spesso, perché è difficilmente utilizzabile, ma è questo il momento in cui bisogna crearla, perché la geometria è ancora semplice, siamo in una fase iniziale, qua è dove bisogna creare l'oggetto di taglio. Benissimo, in questa fase successiva adesso andremo a eseguire un primo taglio fra la geometria del nostro della nostra sciabola, chiamiamolo così, e le superfici della figura e delle chiusure. Quindi selezioniamo, ovviamente indicheremo il lato che vogliamo ottenere, per la legge di Murphy è sempre quello contrario a quello che ci serve, però è sempre così. Quindi basterà ovviamente variare la freccia e andare a ottenere il risultato. Quindi andiamo a lavorare con un taglio fra solidi. Qualora l'estrusione abbia portato a ottenere un pezzettino in più, ovviamente possiamo rimuoverlo semplicemente anche successivamente o variare quel famoso valore di, se non sbaglio, 44 mm che abbiamo inserito. Benissimo, quindi abbiamo un nostro oggetto che si sta poco a poco plasmando, abbiamo un oggetto che farà da sede, adesso proseguiamo con i raccordi. All'interno dei raccordi possiamo inserire dei valori variabili, per esempio impostiamo un valore da 10 mm fino a un certo punto, mentre in una parte, diciamo, inferiore vogliamo inserire un valore da 6 mm in modo da ottenere questa tipologia di raggio variabile. La stessa operazione, vi annoierò un po', ma andremo a farla ovviamente anche su tutti gli altri bordi, quindi andiamo a inserire un 6 mm anche da questa parte, da 10 a 6, idem su questo bordo. Vedete che il sistema espande la selezione ovviamente per andare a selezionare in autonomia tutta la linea necessaria. Impostiamo anche in questo caso i nostri 6 mm per la parte inferiore e proseguiamo con l'ultimo tratto, quindi impostiamo 10 mm, 6 mm anche in questo punto e confermiamo. Possiamo concludere con uno smusso nella parte superiore del nostro oggetto, quindi smusso, selezioniamo con autoconcatenamento, impostiamo un 3 mm per 45 gradi, in modo da ottenere questa condizione.
Adesso incominciamo a intravedere il mondo del setup, che per chi utilizza Cimatron è veramente lo strumento che fa la differenza. In questo caso andiamo a indicare, lo sto facendo io adesso manualmente, una serie di valori che vorrò gestire successivamente nel mio progetto. Quindi ad esempio posso inserire la distanza del mio elemento rispetto al riferimento iniziale, voglio inserire la larghezza del corpo. I valori possono essere inseriti o manualmente, quindi inserisco il mio 48, 50, 60, quello che voglio, oppure possono essere anche definiti attraverso delle formule o inserire una lista di valori che voglio utilizzare sempre. Dipende un po' da quello, dall'elemento che abbiamo davanti. Se sono cose standard, si possono mettere delle liste, diversamente varierà di volta in volta. Quindi, come potete notare, ho creato dei testi, adesso associerò le quote al nostro setup. Quindi in questo caso sto facendo questa operazione manualmente, poi lo vedremo anche in maniera diversa. Quindi seleziono un elemento, lo aggancio anche la larghezza del corpo e da questo momento in poi tutti quei valori lì potranno essere variati. La stessa cosa la farò per gli sformi, per esempio andrò a inserire questo valore come angolo delle pareti laterali e anche come sformo della parete abbiamo chiamata posteriore. Perfetto, in questo caso tutto adesso è gestibile tramite il setup sia in questa fase che in tutte quelle successive. Questo che vantaggio mi dà? Di non andare a cercare nell'albero delle feature il valore che voglio variare. Adesso facciamo delle piccole variazioni, ci possono stare. Il sistema mi farà vedere ovviamente un'anteprima della variazione. Possiamo adesso ritornare pure ai valori iniziali, ma che modificheremo poi di volta in volta. Benissimo. A questo punto siamo in questa condizione. Perfetto, ecco, centriamo la nostra geometria, abbiamo il nostro oggetto di taglio, ve lo ricordo che è ancora questa fase qua, andiamo ad aggiungere dei raccordi anche sull'oggetto di taglio. Questo oggetto farà esclusivamente da sede. Vuol dire che non apparirà nelle distinte, non apparirà nel 2D, ma servirà esclusivamente come creazione di sede in assemblaggio. Eccolo qua. In questo caso andiamo adesso per una questione un po' più di ordine, di lavorare in maniera corretta, andiamo a dividere le superfici anche dell'oggetto che farà da taglio rispetto a quelle che sono chiusure o parti di figura, e in modo tale poi da andare a colorare di conseguenza le varie parti che compongono la nostra sciabola. Questo perché? Non perché mi piace colorare le geometrie, è perché l'oggetto di taglio, quando verrà eseguito in assieme, si ricorderà anche dei colori e quindi verranno trasmessi alla sede. Questo permette di capire cos'è magari figura, fuori figura, applicarci delle tolleranze, avere una certa diciamo chiarezza con le geometrie. Qualora mi fossi dimenticato qualcosa lo dividiamo successivamente. Adesso seleziono le mie geometrie. Possono essere questa, gli diamo un bel colore, in questo caso verde, piuttosto che, adesso andiamo a colorare tutto per bene, dividiamo delle superfici, adesso permettetemi, lo prendo più o meno in un punto casuale, possa essere dividendolo per le isoparametriche delle superfici, prendiamo un altro punto più o meno in una certa zona, confermiamo, e proseguiamo a dare un colore. È estremamente importante. La cosa interessante è che possiamo anche variare il colore successivamente al taglio e il sistema si ricorderà e aggiornerà la sede con i colori aggiornati. Bisognerà editare la feature di taglio. Adesso andiamo a applicare i colori relativi alla parte di figura piuttosto che la parte esterna. Adesso ci avvaliamo della scelta, la selezione per colore e andiamo a cambiare, mettiamo ad esempio questo bel viola. La superficie superiore invece dovrà essere verde, scusate, quindi disabilitiamo la scelta dei colori, prendiamo la superficie e cambiamo il nostro colore. La stessa operazione dovrà essere svolta ovviamente anche sulla nostra la parte originale. Spegniamo l'oggetto di taglio, abbiamo questa condizione e anche qua possiamo iniziare a dargli un colore, perché è estremamente importante lavorare con dei concetti base che mi permettono poi di verificare meglio la geometria anche nel secondo momento, anche a livello di successivamente messa in tavola, ma anche di CAM. Quindi è molto importante questa fase, magari per quanto non
diciamo, interessante dal punto di vista visivo, come potrebbe essere l'operazione di modellazione, ma anche appunto il colore vuole la sua parte. In questo caso andiamo a dividere le superfici, anzi i raccordi della parte sciabola con il suo oggetto di taglio. Possiamo prendere dei punti o delle linee, è indifferente, quindi procediamo anche in questo modo. Io preferisco di gran lunga a volte i punti per una questione di aggiornamenti anche parametrici, mi trovo molto bene, benissimo. E completiamo adesso il tutto, quindi andiamo ad associare queste superfici nella parte corretta, verde. Andiamo a selezionare il filtro faccia che non fa mai male. Questo, associamo il colore. Abbiamo quasi finito questa operazione. Perfetto, e poi tutto il resto andiamo a prendere un bel filtro per i colori selezionati, selezioniamo un bel box e applichiamo il nostro viola. Perfetto. A questo punto abbiamo l'oggetto e il suo oggetto di taglio. Perfetto, cosa possiamo fare in questo momento? Possiamo andare a editare la feature che mi ha permesso di aggiungere la sciabola, il componente inizialmente che è questo qua, all'interno del nostro assemblaggio. Andate ad aggiungere, a editare l'operazione di aggiunta, apparirà una voce molto interessante che è con taglio. Nel taglio il sistema mi chiede che cosa vuoi tagliare con il nostro oggetto di taglio, quindi lo riconosce, gli dico che cosa voglio tagliare, in questo caso è il componente core block, confermo, e il sistema sarà in grado di eseguire il taglio in assieme, scatenando che cosa? Anche ovviamente la gestione dei colori, quindi qualora andasse a spegnere il nostro corpo a sciabola 1, ecco il risultato che possiamo notare direttamente all'interno del nostro oggetto. Non è finita qui, ovviamente andremo ad agire con il setup. Se adesso andassimo ancora a variare i valori degli angoli piuttosto che la distanza, la larghezza del corpo, il sistema, essendo un software parametrico integrato, permette di aggiornare anche il taglio successivo. Quindi vedete, adesso ritorniamo pure sui valori originali, lo strumento di setup è estremamente comodo, uno perché è personalizzabile al 100%, due, per modificare dei valori non vado ad agire nell'albero delle feature di un certo componente, ma agisco solo in una posizione che è il setup presente in tutti gli assiemi, quindi molto molto comodo. Benissimo, andiamo a rivedere adesso il modello originale dove abbiamo fatto una divisione iniziale, abbiamo creato una prima sciabola, adesso andiamo a crearne per esempio un'altra. Prima è in questa zona, adesso andiamo a crearne un'altra in questa zona giusto per c'è qualche variazione al riguardo, per cui rifacciamo più o meno le stesse operazioni, le verifichiamo, quindi creiamo un corpo sciabola adesso che chiameremo 2, sempre sotto l'assieme sciabole, così sono esattamente in quella posizione, esattamente come abbiamo fatto prima. Creiamo un bello sketch, riferimenti. All'interno dello sketch andiamo a cambiare la rotazione dei riferimenti in modo tale che tutti gli elementi si allineino alla direzione voluta. Questo ci permette di non creare quote, vincoli e quant'altro. Vedete adesso il rettangolo che vado a disegnare è già allineato con quella X e con quella Y. Benissimo, andremo a indicare i valori di scostamento, in questo caso mettiamo 1 millimetro, quindi diverso anche rispetto a prima, mettiamo una bella quota 0 oppure potevo mettere un vincolo, è uguale, e poi andiamo a piazzare dei valori di lunghezza e di larghezza che andremo a variare. In questo caso andiamo a impostare un 53 mm, mentre per la larghezza un 35. Benissimo, confermiamo esattamente come abbiamo fatto in precedenza, creiamo una nostra bella estrusione. In questo caso ovviamente il sistema ricorda gli ultimi valori che abbiamo messo, ma varieranno da parte a parte. In questo caso decidiamo un bel 63-15 mm, verifichiamo in wireframe sempre che tutto segua correttamente il tutto e andremo ad applicare che cosa? Gli sformi ovviamente, quindi solido, sformo, adesso non farò l'esercizio di andare ad inserire tutto da setup, l'abbiamo già visto prima, per cui vado solo a inserire ovviamente i valori, però abbiamo capito come funziona, ovviamente a disposizione per approfondimenti perché è uno strumento utilissimo, e adesso andiamo ad agire più o meno in accordo come abbiamo fatto prima. La prima cosa che possiamo fare è una modellazione diretta dove vogliamo far agganciare o comunque orientare questa faccia, quindi la sostituiamo, il termine giusto è quello, con questa faccia dedicata proprio alla geometria che ci interessa, quindi adattiamo la geometria, il solido alla nostra geometria. Dopodiché andremo sempre a dividere la superficie
rispetto a una superficie della nostra sciabola in accordo con la geometria che abbiamo a disposizione, creiamo un solido nuovo, mi raccomando, questa è importante perché se facessimo le studi aggiungi poi sarebbe più difficile l'operazione di modifica solo dell'ultima parte, quindi andiamo a verificare un attimo che i valori di estrusione mi permettono di ottenere un lavoro consono a quello che dobbiamo ottenere, confermiamo e possiamo procedere ancora una volta con la modellazione, con un taglio, scusate, un taglio di questa geometria dove andiamo a selezionare delle superfici un po' in accordo appunto abbiamo fatto in precedenza. Vedi, con queste geometrie qua indichiamo il lato che questa volta invece è perfetto, strano ma vero, e proseguiamo ad esempio con un offset di queste geometrie. L'offset non è obbligatorio, sono un po', so che diciamo agevola molto le operazioni di taglio, però non è un'operazione obbligatoria in linea di massima. Anche in questo caso procediamo con i set che secondo me sono uno strumento basilare per progettare, modellare in qualsiasi sistema CAD. Selezioniamo le due geometrie che vogliamo inserire all'interno dello set e poi successivamente facciamo un merge. Potevo fare anche al contrario, ma non è un problema. Perfetto, questo è il momento giusto per effettuare l'oggetto di taglio perché poi verrà modellato in seguito. Quindi questo è il momento, abbiamo una geometria semplice, l'oggetto di taglio deve essere eseguito in questa fase. Perfetto. Adesso più o meno come abbiamo fatto prima possiamo procedere con il taglio. Tagliamo la nostra geometria, la nostra ipotetica sciabola iniziale, con che cosa? Con le chiusure, con le superfici della parte finale, per chi utilizza la divisione stampo sicuramente sa di che cosa si tratta, insomma. Spegniamo quello che non ci serve e incominciamo a ottenere la sagomatura del nostro oggetto. La sagomatura andrà ovviamente poi ad arricchirsi dai comandi di raccordo, quindi andrò a effettuare dei raccordi, in questo caso variamo, ecco, magari spegniamo la sciabola 1, ok? E andiamo a eseguire i raccordi, in questo caso farò una variazione rispetto a prima, andrò a inserire un valore 10 e poi nell'opzionale del comando andrò a inserire un valore di scostamento da un punto finale, in modo da poter ottenere una condizione di questo genere. Fortunatamente il sistema si ricorda le ultime opzioni inserite, quindi non dovrò ogni volta inserire il valore, ma ci penserà in automatico il sistema a fornirmi quell'informazione. Poi, qualora necessario, posso andare a variarlo, ad esempio mettere 20 e quant'altro. Una volta ottenuto questo, proseguiamo anche con i raggi della parte inferiore. Ad esempio andiamo a inserire a 6 mm, come abbiamo fatto prima, quindi selezioniamo i nostri bordi. Perfetto, confermiamo, inseriamo il nostro valore di 6 mm e otteniamo questo. Concludiamo magari con un bel smusso, come abbiamo fatto anche in precedenza, sempre di 3 mm per 45 potrebbe andare bene. Perfetto, siamo in questa condizione. Adesso proseguiamo andando adesso visualizziamo la chiusura, ok? Andiamo sempre a identificare in modo da gestire i tagli per bene di cosa è figura e cosa non lo è, quindi tagliamo le superfici, non è una cosa obbligatoria questa, ma è un buon modo di lavorare, più che altro per essere ben ordinati. Vedete che è ben chiaro dove arriva, cos'è parte delle figure, cos'è parte della sciabola e ovviamente sarà la nostra premura successivamente andare a cambiare i colori alla geometria. Quindi selezioniamo ad esempio queste geometrie, ritorniamo sempre nella fase importantissima che riguarda, più noiosa, ma che riguarda i colori, quindi selezioniamo le nostre pareti. Perfetto. Il colore verde a cui siamo abituati, l'abbiamo visto prima. Qua andiamo sempre a utilizzare molto spesso, dopo lo vediamo, ok, catturiamo il colore giallo e lo applichiamo. Perfetto. Grazie al filtro dei colori selezionati siamo in grado di selezionare solo l'entità di quel colore e a cui applicheremo un colore di rosa. Ci siamo dimenticati, anzi mi sono dimenticato queste 4 superfici che adesso andrò a selezionare. Quindi abbiamo sia questa, beh, potevo selezionarle anche già entrambe, vabbè. Perfetto, quindi questo qua abbiamo ottenuto quello che ci serve. Rivisualizziamo sempre l'oggetto di taglio, vedete che è molto importante lavorare con i set in modo da avere sempre a disposizione in pochi clic quello che ci serve. E proseguiamo ovviamente anche su questa geometria dove andremo a inserire i nostri valori di raccordo esterni. In questo caso andiamo a impostare
6 mm, ad esempio in questo caso, andiamo a inserire un valore di raccordo da 2 mm nella parte più alta, perfetto. Quindi siamo in questa condizione, vi ricordo che quello diciamo più ampio è il nostro oggetto di taglio, che servirà solo per la sede, e vi ricordo anche che le caratteristiche dell'oggetto di taglio permettono di non vedere quella geometria sia a livello di distinta che di messa in tavola, quindi molto importante. Adesso dividiamo le superfici in maniera consona a quello che dobbiamo ottenere, esattamente con questi bordi, perfetto, in modo da poi agevolare la fase di colore, no? Di modellazione, che è estremamente importante. Quindi selezioniamo le nostre geometrie, vi annoio ancora per un attimo, selezioniamo pure queste, perfetto, diamo un certo colore, ormai siamo abituati al verde che abbiamo utilizzato fino adesso, e alle altre togliamo pure la trasparenza, selezioniamo le superfici tutte quelle dello stesso colore e gli diamo il viola. Benissimo, ci mancano magari alcune superfici da colorare qua in alto, ok? Per fare questo andiamo a dividerle sempre come al solito, facile, dividiamo questa geometria con questa, vedete com'è semplice visualizzare l'entità in un assieme, prendere come riferimento qualcosa che è al di fuori del file su cui sto lavorando, è una delle caratteristiche ovviamente dell'assemblaggio. Coloriamo, catturiamo il colore, associamo in maniera corretta e ci troviamo in questa condizione. Benissimo, sciabola e oggetto di taglio. In questo caso non stiamo lavorando con il setup, ma poco importa, diciamo, in questa fase. L'importante è sapere quanto sia importante quello strumento che caratterizza le licenze di Cimatron. A questo punto editiamo l'operazione di aggiunta, anche in questo caso il sistema riconosce che c'è un oggetto di taglio e andiamo a indicare che cosa vogliamo che venga tagliato con il nostro oggetto di taglio. Corpo sciabola, quindi abbiamo questo. Ecco, in questo caso se non lavoriamo con setup, ecco cosa succede. Succede che dobbiamo andare a editare le quote e andare a cercare nell'albero delle feature, non è impossibile, ma lo ritengo scomodo. Quindi in questo caso noi andiamo a modificare le geometrie, che possono essere dei valori del raccordo piuttosto che degli sformi e quant'altro, e ottenere quindi una variazione direttamente sulla sede che abbiamo creato successivamente. Si può fare, non è impossibile, ma vi esorto a utilizzare, per chi già è un utente Cimatron, il setup e caratterizzarlo il più possibile, oppure procedere, per chi non ha ancora un approccio con Cimatron, insomma, se dovesse avere un approccio, utilizzare il setup perché è molto comodo. Ovviamente siamo in assemblaggio, abbiamo delle sciabole, magari in molte condizioni possono anche essere delle sciabole che possono essere speculate, per cui possiamo creare dei piani principali per, ad esempio, il piano ZY che ci serve per speculare. Utilizzando uno strumento di assemblaggio possiamo prendere una nostra sciabola, andare a speculare rispetto a un piano, il sistema andrà a chiederci se vogliamo farlo con taglio o senza taglio. Nel caso di un taglio specificherò anche in questo caso qual è la parte in assieme che voglio controllare. Ovviamente l'operazione di specula assemblaggio può essere un'operazione associativa o non associativa, ovvero posso direttamente o mantenere associate le due operazioni, quindi modificando la sciabola di sinistra aggiorna quella di destra, oppure mantenerle singole, sono la nostra scelta. Ma questo era quello che volevo mostrarvi. Grazie. Buona giornata. Buona giornata. Buona giornata a tutti, grazie ancora.